Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Nella nostra continua ricerca di liste intriganti passiamo dai colori Gruul a quelli Jeskai, che solitamente offrono un gameplay ricco di interazioni e sinergie con moltissime staple dal costo importante, che vengono sfruttate a mani basse dai giocatori del formato EDH. Questa volta invece, complice anche una leggendaria curiosa nelle sue abilità peculiari, riusciremo nell'intento di controllare il match alla grande pur con un investimento contenuto, sfruttando al massimo carte inconsuete, ma che qui troveranno casa trasformandosi in vere finisher. Questa volta li parleremo di Inata Downcrowned. Siamo di fronte a una creatura atipica che a prima vista potremmo annoverare nei pali, che tendono a rallentare l'avversario, ma in realtà il concept dietro a questa build ha finalità ben più reattive e dirompenti, con la giusta selezione di carte, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno blu, uno rosso, uno bianco, abbiamo uno spirito Kirin, con forza 4 e costituzione 4, volare, travolgere e 2 abilità, che puntano a sbilanciare i costi di lancio delle magie nostre e degli avversari. Nella prima abilità abbiamo le magie che lanci costano un mana generico in meno per essere lanciate per ogni bersaglio, mentre nella seconda c'è le magie che lanciano i tuoi avversari costano 1 in più per essere lanciata per ogni bersaglio. Se la seconda abilità può apparire a prima vista un semplice bonus protettivo per i nostri pezzi in campo, è in realtà la prima quella su cui punteremo maggiormente per beneficiarci di uno sconto di mana per ogni bersaglio sul campo, siano esse creature o altre tipologie di permanenti. Già, perché esiste una pletora di carte che è in grado di sortire effetti a pioggia con costi solitamente improponibili, o che hanno X nel loro costo di lancio, rendendo queste scelte poco funzionali in un meta sempre più veloce come quello dell'EDH. Invece, grazie a questo Inata Downcrowned, anche queste magie, snobbate dai più, ritrovano la loro dignità, trasformando questa lista in uno sterminio per l'intero party, a suon di interazioni soffocanti che piegheranno anche gli avversari più ostinati. Come intuito nelle premesse, grazie a questa Inata Downcrowned, avremo modo di sfruttare appieno un comparto magia che, bersagliando più permanenti in campo, ridurrà drasticamente il suo costo di cast, riuscendo ad essere sempre più efficace via via che gli oggetti da colpire saranno numerosi. Immaginiamo di utilizzare con il generale in campo carte del calibro di Byforce, Reality Spasm e Wave of Indifference, insistendo su molti oggetti in campo senza di fatto pagare mana extra, se non quello colorato presente nella magia, per un effetto assimilabile a una vratta globale, ma con maggiore efficacia. Già, perché ad esempio, nel caso di magie che fanno danni come Aurelia's Fury e Rolling Thunder, in base al mana investito potremmo avere una resa enorme per magie solitamente troppo costose sul fronte del mana per risultare veramente impattanti. Anche magie tradizionali, ma dal costo importante, come Chaotic Transformation e Descent of the Dragons, potremo ottenere risultati simili, riducendo, grazie a Inata, il loro costo di lancio complessivo in base a quanti bersagli potremo colpire con queste carte. Tutti questi effetti si andranno poi a combinare con una serie di generatori di token, da Puppet Stitcher e la sua trasformazione in Pop Factory e Third Path Iconoclast, che ci possono assicurare un board importante capace di erodere i punti vita ai nemici che spesso si ritroveranno senza difese. Avremo anche posto per una semplice chiusura a base combo, basata su Dualcaster Mage e Twin Flame, economica e facile da costruire, mentre noi avanzeremo senza sosta a surclassare gli avversari a suon di interazioni, impensabili per un bazzo budget. Fin qui abbiamo dato una breve panoramica sul come abusare al meglio della prima abilità offerta da Inata Downcrowned, per costruire un archetipo che punti a controllare la partita con un investimento in mana irrisorio attraverso magie flessibili che bersagliano più pezzi sul campo di gioco alla volta. Per farlo, come nel caso dei tap effect offerti da Gridlock, Icy Blast e Disorder of the Court, ci baseremo su magie dal costo a X, che non pagheremo mai, visto che per ogni bersaglio generare ridurrà di un mana il costo della carta, rendendola così decisamente più efficace. Se poi si tratta di carte che distribuiscono danni, come Crackle Whip Power, Geared Belligerence, Isle of Arrows, Magma Opus, Metro Blast, Metro Shower e Smoke Spirit Aid, l'effetto sarà ancora più importante perché si incrementeranno gli effetti distruttivi con l'aumento dei bersagli papabili per magie dal valore finale enorme. Anche gli effetti per fasare fuori dal campo il board come Change of Plans, Clever Concealment e March of Swirling Mist saranno maggiormente rilevanti con l'aumento dei bersagli perché potranno incidere su una pletora di elementi senza di fatto erodere poi molto sul mana da investire.
Lo stesso concept varrà per le carte che distruggono i bersagli e con Iliad Intervention e Red Sun Twilight ci garantiremo di fare piazza pulita in modo asimmetrico e mirato di tutto quello che ci potrà impedire di vincere con il resto delle nostre sinergie. Ovviamente questa strategia la si potrà applicare anche in modo difensivo con Bounce Effect e il calibro di Distorting Wake, Aerial Interlude, Ghostly Flicker, Paradoxical Outcome e Semestral Hand, rendendo queste magie estremamente economiche pur bersagliando diversi pezzi sul tavolo da gioco. Possono persino diventare interessanti carte esotiche come Chaos Mutation e Sudden Substitution, che possono scombinare l'intero board, rendendo il nostro approccio alle partite caotico o politico a seconda della situazione e degli intenti dei nostri avversari. Le stranezze poi non ci mancheranno, spaziando tra magie come Curse of the Swine, Opening to Wonder, Mass Manipulation e Prismatic Boon, variando, anche di molto, le sorti della partita restando sempre con molto mana a disposizione, grazie alla riduzione di costo offerta dal comandante. Anche magie apparentemente poco efficaci come Cultural Exchange e Sulfire Eruption saranno un gioco da ragazzi per noi, perché in generale, fin tanto che bersaglieremo più oggetti, renderà qualsiasi nostra interazione un cast dal costo insignificante. Se appare chiaro come grazie a Inat, Dawncrowned possiamo dominare il campo con magie solo in apparenza inefficienti, ora dobbiamo capire come poter vincere, visto che ben poche di queste carte appena citate possono generare danni consistenti agli avversari. Nonostante gli sconti proposti dal comandante, ci serve qualche ramp effect e i colori ci offrono con il budget a disposizione giusto qualche sasso, Arcane Signet, Azorius Signet, Boros Signet, Ize Signet e Soaring, che possono agevolarci un minimo nell'azione. C'è però un artefatto, Elementalist Palette, che sinergizza al meglio con il nostro parco di magie dal costo a X, sostenendo la nostra azione anche in assenza del comandante, per una sostenibilità del mazzo anche in condizioni non ottimali. Tutte queste magie interagiranno al meglio con diversi generatori di token, a partire da Docent of Perfection, Launch the Fleet, Monastery Mentor, Murmuring Mystic, Talaran, Sky Summoner e Yampi Romancer, dandoci modo di avere anche qualche parante utile a difendere i nostri punti vita. Se però vogliamo offendere il party come si deve, ci basterà appoggiare Dika, Fractal Theorist, Manaform Hellkite o Vika e Enigma Goliath, che cooperano molto bene con le nostre magie dal costo sempre importante per un board imponente che potrà sopraffare facilmente gli avversari privi di quasi sempre di paranti validi. Ci sono poi due incantesimi, Metallurgic Summoning e Shark Typhoon, che sono perfetti per lo scopo, risultando efficaci con la nostra magia X caricata a dovere e la loro naturale resilienza, dandoci più di un modo per chiudere generando token enormi con costanza. E contando che alcune magie possono risultare veramente dirompenti, l'effetto di copia offerto da Narumea Master Wizard potrebbe fare veramente la differenza, trasformando soprattutto le magie che generano danni in vere e proprie chiusure dal nulla nelle giuste condizioni. Ci sono poi alcune scelte esotiche tra Elite Harvester e la sua avventura e The Council of Four, che ci offre sia nuove carte che token a risultare particolarmente interessanti pur restando scelte budget nell'economia generale di questa lista. Chiudiamo questa analisi con due carte, Archeomancer, capace di una recursion verso il cimitero importante, e Kaikar, Wind's Fury, per un effetto combinato di token e di ramp che ci possono dare grandi soddisfazioni, rendendo le sinergie del mazzo ancora più appetitose. Fin qui abbiamo visto quanto possa essere efficace una build costruita attorno a Inata, Dawncrowned, anche con un budget contenuto, ma basteranno veramente pochi pezzi di pregio, che in questo color pie ormai abbondano, per rendere questo concept al di sopra delle più rosee aspettative. Immaginate avere a disposizione Darkside Extortionist o Smoger in Tight, che offriranno molto mana con i loro effetti, quanto possono essere rilevanti le nostre magie, avendo un surplus di mana da poter investire, o effetti, come quelli di Bounce, letteralmente dirompenti in molti frangenti. Una carta potenzialmente rotta in base a come è stato concepito il mazzo sarà Orvar The All Form, che copierà tutto quello che bersaglieremo, creando una produzione smodata di copie di pezzi di qualsiasi tipo, persino le terre, per effetti di rampi imbarazzanti anche nel nostro color pie. Con la propensione a usare molte magie, Underworld Breach potrebbe risultare un'aggiunta importante, perché ci darebbe nuovamente accesso alle carte nel cimitero, offrendoci più di un modo per replicare colpo su colpo a interazioni moleste o board complicati. Infine, nell'ottica di alimentare la nostra mano di quante più risposte possibile, Ristic Study e in generale tutto quello che ci può offrire un vantaggio carte consistente sarà ben accetto. Si tratterà solo di investire in modo oculato le nostre finanze, per un mazzo dal value indubbio in ogni circostanza. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer dedicato a questo Inata Dawncrowned, che ha tutte le carte in regola per tenere a bada anche avversari complessi e con un budget decisamente superiore al nostro,
ma si sa, a volte con scelte e strategie mirate, anche carte poco incisive possono veramente fare la differenza. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.